Benvenuti nel video dedicato all'assemblaggio di un modello che può essere un pantalone o una gonna pantalone senza cucitura sul fianco, perché il cartamodello è già unito il davanti con il dietro sulla linea del fianco. Le immagini che seguiranno sono di un pantalone con elastico in vita. Se il modello prevede una cerniera, bisogna lasciare l'apertura sul centro davanti o sul centro dietro per poterla applicare. La prima cosa che vado a fare è prendere il pantalone numero 1 e riportare sul tessuto i marcatori che trovo sul cartamodello, e sono precisamente questi simboli che sono delle X che si trovano sia sul davanti interno gamba che il dietro sempre interno gamba. Con l'ago entro perpendicolare nel tessuto, lo faccio uscire da sotto e lascio qualche centimetro. Questa operazione la eseguo su tutti i marcatori che trovo. In questo caso i marcatori li trovo all'interno gamba, sia del davanti che del dietro. Riportato i vari marcatori sul tessuto, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Poi separo le stoffe e taglio i marcatori, prestando attenzione al filo che rimanga inserito nella stoffa. Questo lo faccio su tutti i marcatori. Tagliati i marcatori, separo le due stoffe. Questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio del tessuto. Vado a piegare in questo modo e unisco i marcatori che trovo sull'interno gamba. Per primo la punta del cavallo con la punta del cavallo. Questo è il davanti e questo è il dietro. Si riconosce dalla curva più ampia del dietro. Unisco marcatore con marcatore, facendo attenzione che questi margini rimangano allineati, e le blocco con lo spillo. Questi, ripeto, i margini sono importanti che rimangano allineati, non questi. Unisco prima tutti i marcatori che trovo e poi, facendo attenzione sempre che i margini coincidano, blocco con tutti gli spilli l'interno gamba. Unito l'interno gamba con gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Misuro e riporto tutto l'interno gamba. Poi sul segno del gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con zigzag o taglia i cuci uniti. Questa operazione la eseguo anche sull'altra gamba. Cucito e rifinito l'interno gamba di entrambe le parti. Ora metto assieme le due gambe. Un pantalone lo lascio rovescio e l'altro lo giro sul dritto. Questo pantalone dritto lo inserisco all'interno del pantalone rovescio, così, in modo che il tessuto sia dritto contro dritto. Blocco subito la cucitura dell'interno gamba con la cucitura dell'interno gamba dell'altra parte, girando un margine da una parte e l'altro margine dall'altra, così fa meno spessore, e unisco cucitura con cucitura e prestando attenzione che i margini, questi, rimangano allineati. Blocco con lo spillo, sempre prestando attenzione che le cuciture coincidano. Poi blocco subito la vita qui in alto, sempre margine con margine che coincida, e dall'altra parte la vita, in questo caso del dietro. Bloccati questi tre punti, vediamo se riesco. Questo è il cavallo del dietro, questo è il cavallo del davanti. Si forma una specie di U. Vado a bloccare tutto quanto questa U, quindi il cavallo, margine con margine, mettendo gli spilli, così, su tutto il cavallo. Bloccato il cavallo con gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto, tutto lungo il cavallo, imbastisco sul segno del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini uniti con zigzag e taglia e cuci.
Se il cartamodello, come in questo caso, prevede l'applicazione di una cerniera sul centro davanti, quando si unisce la gamba destra con la gamba sinistra, bisogna fermarsi a 1,5 cm al di sopra dell'inizio del rettangolino, perché bisogna lasciare l'apertura per poter applicare poi la cerniera. Questa parte qui è il cavallo del dietro. A 3 cm dalla cucitura dell'interno gamba, sul cavallo del dietro, andando verso il dietro, segno con il gesso, quindi 3 cm. Questa rotondità qui, fate conto che per 10 cm, 8-10 cm, oltre a fare la cucitura, quella standard, faccio anche una triplice cucitura sopra alla cucitura standard. E la triplice cucitura è la cucitura più resistente che c'è nella macchina da cucire, perché questo punto qui è delicato, perché quando ci si siede il tessuto cede e la cucitura, se è solamente quella standard, regolare, si rompe, mentre con la triplice cucitura questo non accade. Cucito e rifinito il cavallo. La triplice cucitura si nota, qui si vede il colore più evidente del filo. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!